Ciao amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. È la settimana prima di Natale, quindi ci stiamo preparando tutti per queste vacanze meritate. Ce n'è veramente molto bisogno, soprattutto a lavoro. Ho proprio voglia di farmi delle belle vacanze di Natale, ma in queste vacanze di Natale ci saranno cose molto belle da fare e ve le porterò sul canale, ma non vi spoilerò niente perché capirete nei prossimi video che cosa faremo. Sappiate solo che io come sempre vi porto con me, farò un viaggio molto bello, questo è l'unico dettaglino che vi do. A parte questo, questa proprio è appunto, come vi dicevo, la settimana proprio prima del Natale e quindi ci facciamo giusto gli ultimi nostri giretti per Milano, ci facciamo qualche cena, qualche aperitivo per festeggiare un po' in anticipo il Natale con i nostri amici. Ho già organizzato un aperitivo qui da me a casa per inaugurare anche questa isola che non è ancora stata utilizzata da quando l'ho messa e quindi volevo assolutamente sfruttarla e fare una cena qui a casa mia con dei miei amici che non vedo da un po' per fare una sorta di momento rimpatriata e saluto. E quindi ci aspetta un vlog molto così, passato in casa ma con cene, aperitivi e cose da fare, quindi passeremo anche diverso tempo in cucina, devo dire la verità. Però spero che appunto vi piaccia. Tra l'altro questa settimana viene anche a trovarmi una mia amica, la Chiara, che avete già visto nei video, la mia amica che vive a Lisbona, quindi non è una grande novità, se mi seguite da un po' di tempo l'avete già vista, quindi è una settimana veramente molto bella, passata con gli amici e addirittura c'ho la Chiara in visita, quindi sono molto contento, molto emozionato. Iniziamo subito, non ci perdiamo in chiacchiere, abbiamo tante cose da fare, passiamo insieme l'ultima settimana prima del Natale qui a Milano. Ciao amici, mi è arrivato un regalo di Natale anticipato, ve lo voglio far vedere perché raga, per chi mi conosce sa quanto io volessi questa cosa da un sacco di tempo, me l'hanno regalata a sorpresa, ve la faccio vedere perché è una cosa per la casa, è una tazza per il caffè, la volevo da una vita. No raga, forse alcuni di voi la conoscono o l'hanno vista sui social, su Instagram, però la tazza di Gustav Westman, raga, cioè quanto è bella. Stavo rompendo le scatole ai miei amici da diverso tempo, perché secondo me è un design pazzesco, è una chunky cup. Se non conoscete chi è Gustav Westman, andate a cercarlo su Google. Io vi consiglio di cercare soprattutto la sua pagina su Instagram, anzi vi faccio un favore, ringraziatemi più tardi, ve la lascio sotto nella descrizione del video perché veramente ragazzi fa delle cose pazzesche, a me piacciono veramente tanto, sono tutte un po' su questo stile chunky, super colorate in realtà, è famoso perché fa accessori per la casa, vasi, ma anche mobili ultimamente, molto colorati, molto accesi. In realtà questa tazzina me l'hanno regalata beige perché a casa mia oggettivamente tutti quei colori super accesi sì ci stanno bene ma fino ad una certa, questa è perfetta. Ve la metto qua. Ve la metto qui così ve la osservate se volete e ci fa compagnia, la amo alla follia, sono impazzito quando me l'hanno regalata. Vi lascio appunto il link sotto così vi fate un giro. Preparatevi perché c'è della roba veramente troppo bella, quindi sono un sacco contento, non vedo l'ora di farmi il mio caffè la mattina e preparatevi perché la vedrete ovunque perché diventerà decisamente parte della mia personalità. Ah, tra l'altro vogliamo apprezzare questo mio maglioncino con questi due occhi qua? Quanto è bello sto dettaglio? Anche per queste cose impazzisco. Comunque, volevo dirvelo se non si fosse notato. Preso da Uniqlo, raga, un po' di tempo fa. Cioè, troppo bellino, dai. Approfitto di questo momento che c'ho un po' così, a caso, per aggiornarvi anche su quello che ho fatto questo weekend. Non ho vloggato anche perché tra l'altro non era nemmeno l'occasione secondo me giusta per fare un vlog. Quindi ho detto,
non vloggo niente. Sono andato a farmi un weekend fuori porta per il compleanno di una mia amica in Veneto e ho passato praticamente una notte fuori. Devo dire che mi sono divertito, è stato un weekend abbastanza stancante perché da Milano Conegliano sono circa 3 orette e mezza di macchina, quindi condensare 3 ore e mezza di macchina, andare e tornare, quindi un totale di 6-7 ore quasi in un giorno e mezzo è stato abbastanza complicato, ma devo dire che mi sono divertito. Siamo andati tra l'altro ad alloggiare in un hotel super carino. Adesso vi faccio vedere un piccolo estratto dell'hotel perché era veramente super carino. Era questa cascina inserita all'interno di un contesto super bucolico nei vigneti. C'era una giornata pazzesca perché mi sono beccato un weekend di sole stupendo. Sapete quelle giornate invernali dove c'è un po' di fresco ma c'è un sole che spacca le pietre e quando sei appunto al sole ti scalda anche un po'? Quella sensazione lì stupenda. Come potete vedere appunto dalle immagini che ho fatto e che vi sto facendo vedere in questo momento, l'hotel era veramente super carino, molto campagna chic, e quindi mi sono messo un po' a fare dei video perché volevo condividervelo, volevo farvelo vedere. Quindi niente, questo solo per aggiornarvi un po' su quello che ho fatto anche off camera. Io e la mia tazzina adesso ci facciamo un bel caffè, ci riposiamo un attimo e ci vediamo nel proseguo del video. Un beso. Mia e di Natsume e basta. Ciao amici, oggi organizzo una cena qui a casa, faccio un aperitivo con tutti i ragazzi che sono venuti in Thailandia con me. Se non avete visto i video li trovate sul canale. Ho deciso di fare proprio una bella cenetta con un sacco di cosine, in realtà più che una cena sarà un'apericena, quindi cuciniamo un paio di cose, beviamo un sacco di vino. Mi aiuterà ovviamente Rodin a fare tutto perché ragazzi, lui è super bravo ad ospitare e a cucinare e a fare tutte queste cose, quindi niente. Oggi è una giornata veramente di preparativi, devo pulire tutta casa, devo fare la spesa. Come potete vedere qua abbiamo già una serie di cose che mi ha portato questa mattina perché serviranno per addobbare la tavola. Andiamo a fare la spesa perché dobbiamo prendere tutto il necessario per questo aperitivo. Speriamo sia una bella serata e che soprattutto riesca bene. Allora, in realtà non vorrei prendere un sacco di cose, nel senso che l'intenzione è quella di fare una pericena molto easy, quindi giusto un po' di finger food, facciamo magari un tagliere di salumi, formaggi con, non lo so, della frutta, o ci prendiamo anche delle zucchine da fare magari al forno, ci facciamo una torta e varie cose tipo ceci, pastati gratinati, insomma ci facciamo qualcosina di semplice, quindi non vorrei anche prendere tantissime robe perché è giusto una cosa per stare insieme, però spero di trovare tutto. Abbiamo fatto la spesa, vi faccio vedere tutto ciò che ho comprato. Fortunatamente c'era tutto, quindi io molto contento. Allora, così vi spiego anche un po' per bene il menù di questa sera, che ripeto non è un menù, e non facciamoci troppe aspettative. Salumi vari perché faccio un tagliere di salumi e formaggi, quindi ho preso salumi, formaggi, del pezzi di grana che vanno sempre bene per tutti. Mi sono preso i ceci perché facciamo i ceci passati con la paprika in forno che diventano super croccanti, buonissimi. Secondo me in aperitivo, giusto per sgranocchiarli così mentre si beve un bicchiere di vino, sono buonissimi. Ho preso poi feta e olive perché ho visto su Pinterest naturalmente un piattino super bello con feta e olive fatte tutte una vicino all'altra, diventa tipo una sorta di scacchiera, è bellissimo il risultato, con un po' di olio sopra e del pepe e del sale diventano veramente buone e fa anche un po' una bella figura. Ho preso delle carote perché le faccio in pinzimonio giusto da sgranocchiare, ci stanno sempre bene. Ghiaccio per i drink che post aperitivo, se qualcuno vuole un gin tonic o qualcosa di un po' più forte, abbiamo il ghiaccio per i cocktail. Margarina vegetale perché facciamo il dolce e dobbiamo farci sopra il frosting e quindi questo serve, e ovviamente il dolce è vegano perché lo fa Rodney, quindi serve il burro vegano, diciamo. Carne macinata perché ci facciamo delle polpette al sugo che alla fine secondo me ci stanno come piatto caldo, super facili da fare e piacciono sempre a tutti, quindi per le polpette al sugo mi sono preso anche il pangrattato che mi mancava, tutto il resto degli ingredienti ce l'avevo già a casa. E concludiamo con due intramontabili che gli aperitivi non possono mancare, cioè guacamole e hummus, che alla fine ragazzi questi mettono d'accordo tutti. Poi in realtà c'ho anche dei taralli, del pane, della focaccia, avevo già in casa. Questi sono tutti gli ingredienti che ci servono per l'aperitivo di questa sera, quindi ora dobbiamo semplicemente iniziare a cucinare.
buongiorno è chiaramente la mattina dopo rispetto alla cena di ieri, che come avete visto è stata super bella, quindi momento debrief mentre facciamo la skincare. Sono veramente molto contento di come è venuta la serata. Era la prima volta che facevo una cena con così tanta attenzione ai dettagli, infatti mi ha aiutato Rodney in tutto questo. Diamo i meriti a Rodney perché mi ha aiutato veramente tanto e tutta l'idea della tavola, il concept l'ha fatta lui. Come avete visto nei video, e spero veramente rendano giustizia perché era veramente bello. Abbiamo creato tutta l'atmosfera con le luci un po' soffuse, abbiamo addirittura cambiato le lampadine per farle colorate, quindi abbiamo veramente fatto un gran bel lavoro. Intanto io mi faccio la skincare perché mentre me la faccio chiacchieriamo, così insomma ottimizziamo. La tavola era tutta un po' a tema invernale, festivo, ci siamo addirittura presi tipo i melograni al mercato, come anche l'uva, le arance che poi abbiamo addirittura tagliato per metterle un po' in giro per la tavola. Tra l'altro è la prima volta in vita mia che riesco a fare da mangiare le proporzioni corrette per gli invitati, perché solitamente faccio sempre un sacco da mangiare e avanza sempre, è avanzata qualcosina anche questa volta. Però devo dire che la maggior parte del cibo che ho fatto è stato mangiato, quindi non ho troppi avanzi, sono super contento perché odio sprecare o accumulare troppo cibo che poi devo mangiare sempre nei giorni subito dopo perché sennò scade o comunque va male. Abbiamo aperto delle bottiglie, ci siamo proprio rilassati, abbiamo fatto una bellissima serata in compagnia. Come piatti principali c'erano le polpette al sugo che raga ho fatto io da zero, cioè non so che cosa mi è preso, mi sono fatto letteralmente l'impasto, ho impastato a mano, ho fatto il sugo, l'abbiamo messo insieme, sono venute buonissime, clamorose. E tra l'altro era la prima volta che facevo una cosa con la nuova isola e soprattutto da un bel po' di tempo che non ospitavo persone a casa mia. Sapete quando poi un po' prendete casa, la iniziate a decorare, vi immaginate un po' anche i vostri amici in casa, e questa era proprio la prima vera occasione dove ho ospitato delle persone come me le ero immaginate nella mia mente quando facevo il progettino della zona giorno nuova. Proviamo questo prodottino nuovo qui che mi hanno regalato, raga. Non vi dico oggi quante pulizie devo fare perché già lo sapete, la casa è un disastro quindi spero che anche a voi le immagini e i video che ho fatto vi siano piaciuti durante la serata. Io concludo la mia skincare con la mia crema idratante che sto per finire. Tra l'altro questa, raga, volete sapere una cosa divertente su questa crema? Me l'ha regalata una mia amica tantissimo tempo fa e lei lavora per questo brand. L'altro giorno vado da Sephora perché dovevo comprare delle cose che mi stavano finendo, vedo questa crema notte che sto utilizzando e scopro quanto costa. Raga, 200 e passa euro. What? Io non lo sapevo assolutamente. Lei me l'aveva regalata perché lavora per il brand, quindi ce l'avevano tipo gratis in ufficio. È meravigliosa. Io mi ci sto trovando benissimo, la sto anche finendo, quindi quando la finirò mental breakdown perché non potrò più permettermela in vita mia. Comunque, eccoci qui, skincare fatta. Niente, iniziamo la giornata, ci aggiorniamo più tardi. Questa mattina ci facciamo il brunch, pancake, cose salate, lo facciamo super cute, molto carino. Rodney è già che cucina, io gli sto dando semplicemente una mano, ma c'è una splendida giornata di sole, oggi proprio top. Allora abbiamo le omelette, i pancake di Rodney, avocado, queste verdurine fatte al forno buonissime, ma guardate questi pancake vegani, quanto sono fluffy, bravo!